La Murga dei Vicoli è una banda musicale, principalmente di percussioni, che è nata da 2 anni nel centro storico di Genova, ispirata un po' alla murga argentina e uruguaya, poi in realtà Genova è un contesto totalmente diverso, quindi ovviamente è una murga diversa. Da 2 anni ci si vede una volta a settimana, tutte le settimane, si fa un laboratorio libero, aperto, gratuito per tutti gli abitanti del quartiere. Usciamo, prendiamo i tamburi e facciamo del casino nei pressi del ghetto, in via Pre. La Murga è sempre stata molto attenta alle problematiche del quartiere, ma soprattutto una cosa che ci si è sempre detti è di dare voce a chi non ha voce, no? E quindi diciamo che anche la causa palestinese è una causa dimenticata, a cui spesso non si dà voce. Per sensibilità di alcuni, conoscenze tipo Alime e insomma comunque una tensione generale che c'è, ci è venuta in mente di provare a portare una murga in Palestina. Inizialmente concependo la murga come uno strumento che potesse diventare per la causa palestinese uno strumento politico, no? Quindi come a Genova la murga partecipa alle contestazioni, ai momenti comunque di espressione del quartiere, anche in Palestina, no, potesse diventare questo e rafforzare anche un po' la loro resistenza. Poi ovviamente nel percorso tante cose sono cambiate, quindi è un po' cambiato anche il nostro obiettivo. Niente, come tutto, come già da prima che nascesse questo progetto, la Murga si è autofinanziata organizzando aperitivi e infatti ci siamo comprati gli strumenti così e con lo stesso metodo, con il sostegno del carretto e di altre realtà che esistono a Genova, abbiamo fatto degli aperitivi, abbiamo organizzato dei concerti, abbiamo organizzato un concerto grosso in un centro sociale che ci ha poi consentito, diciamo, di raccogliere più soldi e poi ci ha sostenuti anche Urgenza Sanitaria Gaza che ci ha regalato 2 biglietti dell'aereo. Abbiamo contattato delle persone, alcuni volontari dell'ISM, l'International Solidarity Movement. Ci siamo visti con loro, abbiamo fatto una specie di aperitivo. Bene o male ci hanno spiegato bene come comportarci sia al confine sia con i militari israeliani e una volta arrivati nei territori occupati come comportarci anche con la cultura, con la società palestinese. Abbiamo elaborato questo progetto, abbiamo iniziato a fare iniziative di finanziamento, abbiamo iniziato a fare un percorso di formazione che ha deciso di andare giù e poi siamo andati giù. إذا كانت ماشي عم بتكسر عالكورنيش بدي أتلف وإذا كنت ماشي لابسة شي فستان قصير بدي أتلف وإذا كنتوا 2 أهلين شي فلتين بدي أتلف. Abbiamo deciso di andare in questo centro culturale, teatrale che si chiama Ruward, un centro nato dal nulla da dei profughi e hanno portato avanti queste attività da niente, nel senso il centro è nato da una stanza nel campo, una stanza di uno di loro che aveva una stanza in più nella casa, aveva iniziato queste attività teatrali con i bambini del quartiere, del campo, portando avanti queste attività piano piano. Il centro dal 98 che è nato
ora come ora che siamo nel 2011 ci ritroviamo con un palazzo di 3 piani, con laboratori diversi, dal teatro alla musica alla danza. All'inizio era partito il fatto di voler fare la murga, nel senso voler andare lì, comprare degli strumenti che riguardassero la murga. Noi ci aspettavamo di occuparci solo quello che riguardasse la musica, infatti ci siamo proposti come murga, ma poi ci siamo mantenuti molto elastici rispetto alle loro esigenze. Molte organizzazioni partono con un'idea occidentale di voler andare lì e proporre il proprio progetto, però se le esigenze erano diverse non aveva senso partire, andare lì, fare una murga, suonare 2 settimane, poi noi ce ne andavamo via, rimanevano le gran casse sugli scaffali, nessuno continuava questo progetto, quindi non aveva assolutamente senso. Da subito ci siamo detti aspettiamo di arrivare, vediamo cosa ci troviamo di fronte, le necessità e i bisogni che hanno in questo centro. In questo centro i bisogni erano diversi, i bisogni erano, per quanto riguarda la musica, una pianola, nel senso lì c'erano dei bambini in 4 che suonavano una pianola e quindi a livello materiale c'era il bisogno della pianola. A livello più umano c'era il bisogno di stare con i bambini. Per cui abbiamo fatto un po' di tutto, dall'aiutarli a fare i compiti di inglese, quando la maestra ci chiedeva di aiutarli in questo, piuttosto che aiutarli magari nei loro compiti scolastici. Ci siamo adattati noi a loro, nel senso non è che siamo arrivati lì e loro si sono dovuti adattare alle nostre esigenze, alle nostre volontà, nel senso non è che noi siamo arrivati lì, volevamo fare la murga, se non andava bene la murga allora abbiamo deciso non di non farla, l'abbiamo fatta però l'abbiamo un attimino modificata, invece di comprare le gran casse abbiamo comprato dei secchi che poi come attività li abbiamo fatti colorare ai bambini, quindi è stata una bella attività, i bambini si sono divertiti, hanno colorato, hanno fatto una cosa nuova. Con grande senso di responsabilità si sono divisi comunque i pochi pennelli e colori e secchi che siamo riusciti a comprare e dimostrando di avere una grande generosità. Idete fuori. Jazir? Yalla. Ok. Facciamo... Tum 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 tum. Sì. Ci hanno stupito con le loro doti ritmiche, a volte anche migliori degli stessi componenti della murga. E così siamo riusciti appunto anche a dare un'ispirazione, un'idea che con poco si possa creare qualcosa di bello insieme. Anche la maestra ci ha ringraziati, ci ha detto che appunto ne abbiamo dato dei buoni spunti da fare, da riproporre anche ai suoi bambini, alla sua famiglia, e quindi siamo stati molto contenti di questa iniziativa. Ma che diceva il motto del Ruard? Tutti noi siamo creatori di cambiamento, portatori di cambiamento, è vero. Che alle volte uno pensa io da solo non faccio niente. Non è vero, nel senso, cioè, io sono sempre l'idea che sono piccole cose messe assieme che fanno qualcosa. Quindi magari togliamoci quest'idea che cosa vado a fare. No, cioè, tu vai, vedi, ma solo che vedi, conosci, cambia anche te, cioè, impari te. Cioè, non è solo che tu dai qualcosa, loro ti danno tanto, anzi, forse sono più loro che danno a noi che noi che diamo a loro. Avevo dei dubbi riguardo a quello che potessero essere le mie competenze da dare, ma mi facevo forza del fatto che mi era stato detto tante volte che per un palestinese è importante solo poter parlare con una persona che viene da fuori, quindi un internazionale che va, che si interessa e che può raccontargli qualcosa del mondo, che può dargli una speranza e che può anche poi tornare e raccontare la sua storia. È fondamentale che la gente vada, veda, parli con la gente, torni nel proprio paese e racconti, parli di quello che ha visto.
La presenza internazionale serve, uno, per quanto riguarda la violenza israeliana. Le istituzioni internazionali sono leggermente meno violenti di quanto potrebbero essere solo se fosse una presenza palestinese, perché il militare israeliano quando deve sparare, ci sono 100 palestinesi, tra virgolette non ne frega niente, non tra virgolette, non ne frega niente, spara ad altezza d'uomo, uccide coi candelotti, non ne frega niente. Nel momento in cui ci sono gli internazionali dice no, aspetta, magari questa volta sparo in alto. Due, anche per sempre per il discorso dell'informazione, se ci vanno quelli dell'International Solidarity Movement, una volta che filmano, guardano, tornano indietro e fanno propaganda, cioè fanno propaganda pro-palestinese contro il regime di apartheid israeliano. يم سليمان تك 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 بوم تك 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 فقع البستان شكله لاحق بوم والمفتاح بالسيارة دحوش السير الصندوق في شايد خلف الستارة بده يهيمن على السوق طلع الأذان وغطى صوت البوم وأنا على التلفزيون وجه مثل البوم Israele, dal momento in cui non sapeva come gestire i territori occupati, ha deciso di costruire un muro che è ad altezza è 8 metri, che è il doppio del muro di Berlino, che uno si scandalizza quando si parla della storia del muro di Berlino. Come altezza è il doppio e come lunghezza 180 km, 180 km. Il muro non è solo la separazione per quanto riguarda il terrorismo, ma anche una separazione etnica, nel senso che il muro non solo separa i territori palestinesi da quelli israeliani, ma mangia terre palestinesi e utilizza queste terre per creare queste strade che si chiamano le bypass road, dove ci possono passare solo e esclusivamente i coloni israeliani. Il muro ha un obiettivo solo, l'umiliazione. L'umiliazione è il mio italiano è un po' ridicolo, è la degradazione del popolo palestinese. Ghettizzazione. Anche. È solo una questione di umiliazione. Perché umiliazione? Perché il palestinese nato e cresciuto a Betlemme o a Gerusalemme, che vuole passare da Gerusalemme a Betlemme, deve passare questi checkpoint. E l'abbiamo attraversato tra l'altro insieme ad una scolaresca, quindi bambini piccolissimi accompagnati dalle maestre, e mi ha fatto anche questa una profonda tristezza vedere che per loro poi diventa un gesto quotidiano, non appunto quella che dovrebbe essere una barbarie. Per loro che appunto vi sono nati in questa condizione diventa poi normale dover fare delle code anche di ore. E la cosa che umilia i palestinesi è soprattutto che lei, Iole, italiana, può andare in Palestina, può andare a Gerusalemme, e un palestinese nato e cresciuto a Gerusalemme, che è stato espulso da Gerusalemme, non ci può andare. Per loro è più facile andare in Italia, ti dicono per me è più facile venire in Italia che andare a Gerusalemme. La frase che loro dicono esistere è resistere, cioè nel senso, esistere a Gerusalemme, vivere a Gerusalemme anche se non te lo permettono, è resistere, anche se tu non fai niente di così eclatante, nel senso di non vai a manifestare, non vai a tirare pietre, ma solo il fatto che ci vuoi stare, è resistenza, pacifica ma è resistenza. Quando siamo stati lì, soprattutto grazie ad Alim, abbiamo lavorato tantissimo in quella direzione, no? Che è quella di creare un ponte tra la Murga e Al-Rawad e un ponte tra Genova e la Palestina. Quindi chiunque ha qualcosa, chiunque sa fare qualcosa qui e ha voglia di portarlo lì,
lì ovviamente è un regalo grandissimo e fondamentale per rafforzare quella che è la cultura della resistenza palestinese, no? Quindi anche portare, sì, anche da un punto di vista economico sicuramente, ma anche proprio dal punto di vista delle conoscenze, no? Dare come lavorare a Ruguardo e dare strumenti ai ragazzi perché un giorno possano migliorare la loro condizione e avere delle capacità in più. Giusto. أنا صحيت وزوينة سلام زوينة سلام زوينة سلام سلام سلام. وصبحيا أنا صحيت ولقيت المحتلين